Ciao a tutti, in questo video spiegherò come utilizzare la mia sezione dei Retro Games Online in relazione ai giochi arcade qui presenti, ma quello che dirò varrà anche per gli altri sistemi che saranno in futuro supportati. Clicchiamo sulla scritta arcade, ecco che ci appare l'elenco dei giochi, dall'apposito motore di ricerca ne cerchiamo uno che ci piace, ad esempio questo qui. Con il puntatore del mouse andiamo sull'immagine, viene ingrandita, direi che va bene. Allora a questo punto clicchiamo sul nome del gioco stesso. Ecco che ci appare questa finestra all'interno della quale sono riportati il titolo, il genere, il produttore, l'anno e anche i pulsanti relativi al materiale aggiuntivo. In questo caso li abbiamo tutti e sei, ma in altri giochi ne possiamo averne decisamente di meno. Qui vengono riportate delle informazioni utili per chi dovesse giocare per la prima volta. Appunto Firefox è il browser migliore, Chrome funziona anche bene. Naturalmente è possibile giocare questi giochi anche su altri browser come ad esempio Edge, ma i due consigliati sono questi qui. Qui ci sono altre informazioni specifiche su come giocare a giochi, le vedremo fra poco, e questa è un'altra guida molto utile per risolvere eventuali problemi che possono esserci quando si gioca online su Internet Archive. Allora a questo punto clicchiamo qui ed ecco che ci appare la finestra del gioco in questione. Qui abbiamo le informazioni del gioco e qui il gioco stesso. Allora, per giocare al gioco clicchiamo qui sopra, mentre si carica ne approfitto per far notare che se stiamo utilizzando Chrome come in questo caso, dobbiamo assicurarci che questa impostazione, usa accelerazione hardware quando disponibile, sia sempre attiva, altrimenti il gioco può subire dei rallentamenti. Altra cosa da verificare prima di iniziare a giocare è che l'icona dell'audio sia sempre attiva, cioè se è così, audio spento, bisogna cliccare sopra per attivarlo. A questo punto selezioniamo con il puntatore del mouse l'area di gioco. Allora, iniziamo a giocare. Dunque, nei giochi arcade occorre inserire un gettone premendo il tasto 5. Ecco, vedete che viene riportato un credito e poi si preme il tasto 1 per iniziare. Se si vuole giocare con più giocatori si preme di nuovo il tasto 5 per inserire un altro gettone e poi si preme il tasto 2. Per quanto riguarda invece altri sistemi come ad esempio il Commodore 64, per iniziare a giocare basta semplicemente premere il pulsante del fuoco e il gioco comincia. Allora premiamo il tasto 1. Allora, mentre attendiamo possiamo anche decidere di cliccare qui sopra se vogliamo giocare a schermo intero, altrimenti premiamo ESC per uscire, oppure possiamo modificare l'area di gioco attraverso lo zoom del browser agendo qui. Vedete che si ingrandisce, possiamo diminuirlo, lasciamolo pure al 100%. Allora, quali sono i tasti che occorre utilizzare per poter giocare? Se utilizziamo la tastiera usiamo le 4 frecce direzionali più i tasti CTRL e ALT sinistri. Se invece vogliamo utilizzare un controller specifico lo colleghiamo al PC, al nostro PC, premiamo a caso dei tasti del controller quando il gioco è in esecuzione e questo viene automaticamente riconosciuto. Allora adesso tornando al gioco scegliamo un nome qualsiasi, facciamolo andare un attimo avanti. Ecco qua, vedete che ho cominciato a giocare, l'audio nel video non si sente ma vi assicuro che c'è. Allora adesso mettiamo un attimo in pausa il gioco premendo il tasto P e se noi premiamo
il tasto Tab possiamo accedere ad ulteriori azioni per questo gioco, a ulteriori opzioni per questo gioco. Questo chiaramente per quanto riguarda i giochi arcade. Se siamo ad esempio sempre sul Commodore 64, basta premere il pulsante F12 anziché il Tab. Allora, usciamo dal gioco e torniamo qui. Ora faccio notare altre due cose. Allora, quando è presente questa icona, questa freccia, vuol dire che il gioco ha del materiale aggiuntivo. Se invece questa freccia non c'è, vuol dire che il materiale aggiuntivo per questo gioco non è presente. Se ho letto almeno una volta il contenuto dalla finestra, posso accedere direttamente all'area di gioco cliccando qui. Ecco, questo è il gioco di prima. Altra cosa che faccio notare è che è possibile switchare tra i vari sistemi premendo, andando avanti o indietro. Qui adesso chiaramente è presente sono presenti solo gli arcade, non ci sono altri sistemi e non c'è nulla, ma in futuro appunto sarà possibile passare da un sistema all'altro agendo qui. Ora scegliamo una lettera, la B, e vediamo un attimino come funziona, diciamo, l'interfaccia. Facciamo una ricerca, possiamo fare una ricerca per genere. Qui possiamo selezionare per esempio, ecco, una ricerca filtrata per tutti i mesi dalla lettera B. Possiamo anche vedere i pinball, possiamo scegliere un produttore, ad esempio l'Atari. Possiamo scegliere anche fare una ricerca filtrata per anno. Possiamo vedere sempre per una data lettera quali sono i giochi migliori, i cosiddetti top games. Oppure sempre per una data lettera possiamo vedere quali sono i giochi non giocabili. Allora questo pulsante non sarà presente su tutti i sistemi. Qui sì, ma in altri sistemi non ci sarà. Allora, clicchiamo qui. Vediamo che c'è appare un elenco dove abbiamo i giochi non giocabili su Internet Archive, quelli migliori. Scorrendo l'elenco ci sono poi altri giochi non giocabili sempre e solo su Internet Archive, in quanto appunto non essendo presenti su Internet Archive non si possono giocare su quel sito, ma si possono comunque giocare su altri siti o sul MAME stesso. E poi infine appaiono i giochi che non funzionano sia su Internet Archive che proprio sul MAME. Vedete che se io qui innanzitutto non si ingrandisce lo schermo, ovviamente non ha molto senso perché c'è solo una griglia, non c'è l'immagine del gioco. Quando gli clicchiamo sopra, anche se non si possono giocare, possiamo comunque accedere alle relative informazioni. Per fare una ricerca qui non possiamo utilizzare questo motore di ricerca perché questo è relativo solo ai giochi giocabili, e allora come facciamo? Prendiamo i tasti CTRL più F ed utilizziamo un motore di ricerca interno del browser. Ecco, per esempio Bomb Jack. Noi clicchiamo sul nome del gioco, vedete che lui ci dice che questo gioco non è presente su Internet Archive e non si può giocare su questo sito, però insomma vedete che possiamo accedere a tutto il materiale aggiuntivo. Inoltre è possibile scorrere l'elenco dei giochi giocabili cliccando sulle lettere, cioè su questi numeri. Ok? Altra cosa, beh, chiaramente
ci possono essere più o meno pagine a seconda della lettera selezionata. Altra cosa che mi preme far notare è che per ricercare dei giochi all'interno di questa sezione occorre utilizzare questo motore di ricerca, non questo che va a cercare altro. Mm? Inoltre vi invito a vedere anche il video dei tips and tricks, e se volete ulteriori informazioni potete accedere al canale YouTube del mio sito. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi auguro buon divertimento.